Ecco, live, confermo. Oh, è stato un eco incredibile. Ciao ragazzi, ecco. Battery Weekly, anche questa settimana siamo a 10ª settimana e introduciamo subitissimissimo Marco e Alan. Eccoci. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, buona serata. Ragazzi, dovremmo essere online praticamente da tutti e ci facciamo gli applausi. Effetti speciali. Tra l'altro io voglio proporre un cambio di sigla, vi faccio sentire un pezzettino. Dai, questa è proprio da nerd, la riconoscete? No, io non l'ho riconosciuta. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool. Sono Big Bang Theory, perché in tema di quello che abbiamo parlato prima sta succedendo un Big Bang nel mondo delle batterie, sta succedendo un macello incredibile, vero? Sì, diciamo che ci sono cambiamenti che mai ci saremmo aspettati. Stavamo giusto commentando prima fuori onda, poi ne parleremo tra poco, ma mai, già solo 2 anni fa non ci saremmo aspettati uno scenario di questo tipo, ma dai, lo vedremo lo vedremo tra poco, non voglio spoilerare nulla. Volendo... È una battaglia anche mediatica sicuramente a volersi mostrare all'avanguardia, oltre che sicuramente un fermento vero e proprio che c'è dietro il tema. Sì, è vero, è anche un po' una gara ti faccio vedere io che cosa posso fare, veramente, sul tema batterie in particolare. Sì, soprattutto che si deve ripulire magari da qualche anno in cui le notizie non sono andate dalla loro parte, mettiamola così. Cosa ne dici? Lanciamo la sigla? Io lancerei la sigla anche perché so che sono tutti appassionati della nostra sigla. Sigla, abbiamo anche chi l'ha azzeccata al volo la sigla che ho proposto, quindi la song che è quella di The Big Bang Theory, il nostro Adam su Instagram, mi raccomando. Grandissimi. Bene. Ciao a Pierpaolo, ciao Maurizio Di Maio, siamo pronti per questa nuova puntata della Battery Weekly. Facciamo il punto della situazione sull'intricato, vero Alan? L'intricato mondo delle batterie in grande fermento, e ci sono degli argomenti che ho sentito nelle community di cui si parla e ci sono alcune cose che molti non sanno, quindi oggi sfruttiamo Alan e Marco per capire alcuni aspetti importanti, quindi prepariamoci perché sono certo che ci saranno anche delle domande. Salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo nel Club delle Batterie, Battery Weekly su Clubhouse, quindi bene, io Marco partirei, mettiamo la tua schermata. Ottimo, ecco. Sì, partiamo diciamo da una notizia riguardante Volkswagen. Ormai di stato solido ne sentiamo parlare tanto e sono tanti anche gli articoli che continuano a passarne in rassegna. In realtà vediamo una notizia in parte che avevamo già visto, perché nascerà appunto entro il 2023 una factory in California, a San José, in cui produrrà 100.000 celle, perciò parliamo di non una produzione diciamo industriale, ma è una preserie, vediamo così, teoricamente per dare poi il lancio in una fase successiva per entrare in produzione insomma con queste celle che ripetiamo insomma QuantumScope almeno il doppio. Dani, sentiamo, entra un audio. Eccolo. E perciò entreremo in mass production nel 2024 con questa nuova tecnologia. È ovvio che parliamo sempre di stime, perché tanti si sono già rimangiati le proprie parole sullo stato solido, perciò finché non le vediamo effettivamente sul mercato
mi sa che aspettiamo a parlarne con certezza. Solido, tanti ovviamente tanto parlare, però effettivamente ancora c'è bisogno di aspettare, ecco, finché non le vediamo. Al futuro è diesel. Ci entrano delle parole, non so, Dani. E Inside, qua abbiamo un altro articolo, diciamo, preso sempre da Inside Divis, è proprio sui numeri che Volkswagen sta mettendo sul tavolo, perché ad oggi è al 3%, diciamo, di auto elettriche, ma puntano a fare dei numeri da capogiro. Qua si parla di passare a 7 milioni di veicoli elettrici nel 2030. Questi sono i produttori attuali che riforniscono diciamo le linee produttive di Volkswagen, cioè LG, Samsung, SK e KTL, e soprattutto insomma si avrà un bisogno veramente incredibile di gigawattora di energia da applicare su questo mondo, su queste macchine. Una notizia, quello che dicevamo, che non ci saremmo, cioè continuiamo in realtà a sorprenderci, perché fino a qualche anno fa non pensavamo, è notizie shock come questa che vi faccio vedere, cioè Volkswagen ha dichiarato di stoppare la produzione di motori endotermici nel 2025. Diciamo che questa notizia viene dopo il gruppo Audi che aveva dichiarato 2030, insomma tanti stanno andando in quella direzione, ma mai avremmo pensato comunque in un periodo così breve. Sì, infatti termini erano più verso il 50 e in realtà stiamo dimezzando il time di end market, incredibile. Sì, probabilmente magari è dato proprio anche dalle difficoltà di rimanere anche nelle nuove missioni. Leggevo appunto di Audi che le difficoltà per fare un motore Euro 7, poi io non sono esperto di motori, perciò vi dico quello che ho letto, non rispondo, però insomma fanno desistere, diciamo, dello sviluppo di queste tecnologie. Questa cosa qui ve la riporto personalmente anche sul mondo industriale, perché quello che stiamo vedendo è che tante aziende che stanno elettrificando macchine industriali lo fanno anche per risolvere i problemi di approvvigionamento e gestione dei motori endotermici di nuova generazione, per comunque hanno molte più particolarità e proprio si sta tendendo a passare all'elettrico definitivamente. Ormai sì, anche se le chiamano elettrificate, le ibride, perché incominciano a metterci il motore elettrico per poter raggiungere degli standard di emissioni che altrimenti l'endotermico non può più raggiungere perché è allo stato dell'arte. Il trend è quello dell'elettrificazione massiva con un'accelerazione incredibile, quindi ormai ci siamo veramente. Sì, poi i nostri amici che ci seguono, diciamo, su YouTube dicono e secondo me le sorprese devono ancora arrivare, insomma, vediamo, insomma, noi siamo pronti a coglierle. Sì. Vogliamo entrare più sul tecnico? Andiamo sul tecnico, che i ragazzi non vedono l'ora di sentire alcuni temi legati proprio ad alcuni particolari su cui, Alan, tra l'altro adesso ti martelliamo. Attenzione. Sì. Sì, perché in questa settimana si concentrano un po' le dichiarazioni intorno allo stato solido e litio metallico, sia tra, diciamo, soluzioni tecniche di chi si proclama all'avanguardia in questi settori, e sia anche alcune scelte come questa che vediamo di case automobilistiche che decidono di puntare maggiormente su una tecnologia piuttosto che un'altra. Diciamo che penso che sia un obiettivo di lungo termine un po' per tutti, poi c'è chi magari ci punta un po' di più, magari anche solo per recuperare un gap che ha attualmente sulle tecnologie esistenti. In questo caso quindi sì, è General Motors che punta per le sue auto, probabilmente avrà bisogno di molta energia per fare auto grosse, punta direttamente al litio metallico, che come sappiamo, abbiamo visto anche nelle puntate scorse, consente sicuramente di innalzare di molto il limite, anche quello proprio il limite teorico di densità energetica che si può raggiungere.
a farci, magari per chi non c'era, un breve riassunto, come spiegheresti a qualcuno che non ne sa nulla di chimica delle batterie la differenza tra litio-ione e l'eolitio metallico? Sì, magari può essere utile andare a rivedere esattamente questa immagine, dove si vede a sinistra la struttura interna schematizzata delle litio-ioni con separatore poroso per avere un elettrolita liquido, e si vede che da entrambe le parti del separatore ci sono dei composti, delle strutture, che sono appunto l'anodo e il catodo. Il catodo è quello caratteristico, l'anodo è quello diciamo che ad oggi è fatto prevalentemente di grafite. Di contro, sul lato di destra si vedono due figure, entrambi che mostrano due stati di batteria a stato con litio metallico, dove si vede chiaramente che c'è uno strato che viene a sparire, quello verde, al lato dell'anodo, dove ci sarebbe la grafite, quindi viene a sparire completamente la grafite, e non solo, sparisce completamente lo strato quando la batteria è completamente scarica. Lo strato si riforma poi man mano che la batteria si ricarica. Qual è la differenza in soldoni? Nelle litio-ioni il litio è in formato ionizzato, appunto, quindi diciamo, atomi di litio a cui manca un elettrone, che passano da un reticolo all'altro, si vanno a inserire all'interno di due reticoli, uno fatto di grafite e l'altro fatto di un composto di vario genere, LFP, NMC, NCA. Nelle batterie al litio metallico invece il composto rimane uguale, è un reticolo che può accettare del litio ionizzato, ma quando viene caricata il litio si va ad accumulare in forma metallica, quindi pura, diciamo, sulla parte di anodo. Non serve più il reticolo di grafite che serve per incasellare gli atomi di litio. Quindi il grosso vantaggio è che si elimina tutta questa struttura di grafite che non dà un contributo alla densità energetica, ma serve solo per tenere ordinato, diciamo così, gli ioni di litio. E questo è il motivo per cui si raggiungono densità energetiche molto più alte. Quali sono le difficoltà associate? Che essendo uno strato che si forma e si consuma ogni volta, è molto più incline a un degrado, al disordine, diciamo, mentre invece la struttura della grafite contribuisce a tenere ordinato e ripetibile i movimenti interni di ioni. Diciamo che facciamo giusto una parentesi. Allora, intanto possiamo vedere qui una cosa che abbiamo visto l'altra volta, aspetta che ve le allarghiamo, cioè questa è una batteria tradizionale, perciò in cui vediamo che gli ioni passano proprio da una parte all'altra in funzione del ciclo di carica e il ciclo di scarica della batteria. Quello che sta dicendo Alan è che appunto in questo caso col litio metallico proprio una struttura sparisce e va dall'altra parte e poi si riforma. Uno dei problemi principali che abbiamo visto appunto con questo passaggio di litio metallico è la possibilità appunto che si creino dei dendriti. Rilascio a te la parola. Sì, perché quando tutti gli atomi di litio si vanno ad accumulare sulla parte di anodo, difficilmente si distribuiscono uniformemente, ma sono molto più inclini a formare questo tipo di strutture che si vedono adesso in figura, chiamate dendriti, che sono come delle schegge, delle stalattiti che crescono in modo disomogeneo, e il rischio è che vadano a bucare il separatore facendo un cortocircuito interno. Per questo spesso le celle a litio metallico si accompagnano alla tecnologia del separatore a stato solido, perché il separatore a stato solido
è una barriera che facilita, anzi che previene la formazione di queste dendriti e la possibilità di essere bucato da queste dendriti. In realtà però le due cose non sono strettamente collegate, tant'è vero che abbiamo visto tra le notizie proprio di questa settimana c'è quella di Northvolt che ha acquisito una società statunitense, Kuberg, Esatto. che si propone proprio di sviluppare batteria al litio metallico, ma senza usare l'elettrolite a stato solido, usando elettroliti liquidi più tradizionali, diciamo. Non spiega ovviamente come hanno fatto per raggiungere i livelli di sicurezza necessari. Dicono però che con questo modo intanto hanno eliminato il problema dell'elettrolita solido, che attualmente è ancora poco conduttivo, non è stato ancora trovato il modo di renderlo abbastanza conduttivo a basse temperature. E poi l'altro vantaggio che propongono è che è più compatibile con i metodi costruttivi già attualmente sviluppati per le litio-ioni. Benissimo. Mi sentite bene? Sì? Sì, ti sentiamo, Sì. ti sentiamo bene. Diciamo che la cosa effettivamente interessante è che insomma, se riescono in questa missione, vediamo che parliamo di 1000 Wh/litro, comunque sono densità energetiche veramente molto grandi, che insomma si potrebbe elettrificare veramente tantissime applicazioni, magari si può andare veramente anche sui velivoli, ecco. È vero che già ne stanno facendo, anche oggi abbiamo ricevuto delle richieste per dei droni, ormai droni elettrici Quindi, ma droni importanti? Avete ricevuto richieste ovviamente non per droni piccoli? Sì, uomo a bordo, perciò sono veicoli che insomma è da verificare bene, ma insomma le richieste arrivano. Va, questo è interessantissimo e ci dovrete tenere aggiornati durante le Battery Weekly. Bene, vai. Bene, andiamo avanti. Questo è un argomento interessante. Dove andiamo a cercare i minerali necessari, ovviamente le componenti necessari per batterie, e non solo però, ragazzi, non solo, per l'elettronica in generale, che ha fame ovviamente di metalli. Normalmente sono le classiche miniere, ok? Qui di cosa parliamo, Marco? Qui parliamo appunto di andare o sfruttare comunque gli abissi, in un qualche modo gli oceani, per andare a recuperare materiali preziosi. In realtà è già più o meno quello che già viene fatto con le piattaforme petrolifere, insomma, per andare a estrarre petroli appunto sul fondo del mare. Qui diciamo è un articolo molto lungo e cioè, dove tocca tanti temi, tra cui effettivamente come si può poi anche tutelare in realtà le profondità marine, diciamo dall'estrazione di questi componenti che sono fondamentali per lo sviluppo di nuove tecnologie. E perciò c'è un punto di vista sicuramente anche etico di grande importanza. Non so, Dani, se vuoi far vedere il video. Ovviamente ho preparato per voi un bel video, ragazzi miei, intanto che lo commentiamo insieme e lo vediamo scorrere, tanto il nostro audio rimane sotto. Commentiamo per chi non lo vede che cosa stiamo vedendo. In questo momento è un'animazione digitale, ma che è molto vicina a quella che è la realtà di una imbarcazione, di una nave che sta calando un robot cingolato. Questo è un cingolato, giusto? Sì. E tra l'altro è la stessa animazione che abbiamo visto all'interno di una news che parla proprio di un progetto del 2020 dell'Unione Europea fatto proprio appositamente studiato per questo genere di attività, cioè per finanziare questo genere di attività, che andiamo a spiegare un pochettino che cosa succede in questo momento, cosa fa questo robot. Questo robottino, diciamo, che va in un qualche modo ad aspirare, diciamo, il fondo marino. Probabilmente ci sarà adesso non si capisce il 100%, ma diciamo che dovrà fare una selezione appunto del fondo e viene aspirato il materiale interessante, probabilmente nobili, minerali che servono proprio per la produzione industriale, insomma. È ovvio che i punti che si aprono è poi
chi appartiene questo materiale, chi può andare a scavare, insomma si aprono tanti interrogativi. È proprio un macchinino che tramite i cingoli si sposta e ha libertà di movimento sul fondo marino e raccoglie appunto queste materie prime. Sì, quelle che si vedevano nere, che sono chiamate anche in gergo tecnico patate, sono delle specie di patate di materiali nobili, che a quanto pare si agglomerano sul fondo. Chiaramente non dappertutto, queste cose, diciamo, è favorevole fare queste raccolte subacquee in zone magari dove c'è un'attività vulcanica sotterranea, quindi c'è materiale che esce dalla crosta terrestre e si deposita lì sulla superficie. Infatti, diciamo, non bisogna andare a scavare sul fondo, basta, tra virgolette, raccogliere quello che c'è sulla superficie in fondo al mare. Quindi. E viene aspirato dalla nave che sta in superficie. Quindi è una specie di, come quei robot, quegli aspirapolveri da piscine che corrono sul fondo e tramite un tubo portano tutto il materiale attraverso dei filtri che possono essere anche in superficie in questo caso. Questo è Solo che lo fanno interessante. a 2000 metri sotto il livello del mare, e appunto la grafica faceva anche vedere che tra i vari materiali, diciamo, selezionato e aspirato, un 5% viene appunto rilasciato nuovamente dopo essere stato appunto filtrato e verificato, insomma, che non interessante. Ragazzi, ricordo a chi ci sta ascoltando e chi ci sta seguendo che al termine un pochettino degli argomenti di oggi della Battery Weekly avremo un 5 minuti di domande e risposte, quindi sulle varie piattaforme alzate la mano e vi faremo entrare. Ok, ottimo. Quindi avete capito, ragazzi, che uno dei punti dove si possono andare a cercare questi minerali sicuramente è il fondo marino. Si usa solo la superficie, quindi non è un vero e proprio mining alla fine, no? Alla fine è una specie di rastrellamento, più che altro potremmo chiamarlo, no? Sì. E questo potrebbe essere una frontiera. Si sta ovviamente valutando quelli che possono essere gli impatti, importantissimo. Sì, diciamo che a prima vista da ignoranti mi viene da dire che già il fatto che in un sistema di questo tipo, anche se un tubo perde, insomma, non ci possono essere sversamenti pericolosi come può essere magari un'estrazione petrolifera, ecco, perciò direi che mi sembra già molto più sostenibile. Poi ovvio che andrà regolamentato, andranno regolamentati i luoghi in cui poterlo fare senza andare a distruggere magari ecosistemi marini. Ottimo. Bene, io tornerei sulle batterie finite, cosa ne dite? Procediamo sulle batterie finite che ci piacciono, quelle pratiche. Qua vediamo un'altra notizia di BYD. BYD aveva lanciato, credo, se non ricordo male, la scorsa estate, aveva presentato queste nuove batterie Blade, come le chiama Lama. Ci sono celle LFP, perciò litio ferrofosfati, cell to pack, perciò direttamente installate all'interno del pacco batterie senza passare da dei moduli. Diciamo che sono, che dire, è una dimensione che hanno sviluppato solo loro, proprietaria, in cui dicono di aver migliorato sia l'affidabilità, già al top, perché partendo da una chimica LFP sappiamo che è una tra le più sicure sul mercato, e in più avere una vita veramente molto lunga. Qua si parla di oltre 3000 cicli, come quello che utilizziamo noi, diciamo, sul mercato industriale, ed è un equivalente, qui stima, a 1.200.000 chilometri. E Wow. qui a me torna sempre la domanda: chi li farà mai su una vettura? Sì, è una percorrenza da camion. Sì, perciò probabilmente ci si sta preparando proprio al Second Life, perché sì, penso perché che esatto. Molti, bravo, hai detto una cosa importantissima. Specifichiamo che la vita di queste batterie, il numero di cicli che poi porta a una vita così lunga come quella che ha detto Marco, non è sostanzialmente legata alla vettura per forza. Vengono progettate così robuste, così durevoli, perché ci sarà una second life molto importante nella quale si vuole mantenere una buona capacità. Quindi una macchina, vogliamo dire proprio, non so, una buona macchina, ok, arriva a 500.000 chilometri,
mettiamola lì, ok, vuol dire che sono a metà vita le batterie, forse anche di meno, e sono pronte per fare una second life alle massime prestazioni, non per forza spompe completamente, giusto Alan? Perché magari poi farle arrivare proprio spompe a fare un altro lavoro che deve comunque rendere, anche se è meno stressante di stare su un'auto, ovviamente non è il massimo, non è l'ideale. Quindi vengono progettate sempre robuste proprio per questa loro seconda vita. Sì, ricordiamoci sempre che quando viene dato il valore di una batteria di cicli, normalmente il fine vita è dato all'80% della propria capacità, cioè non è che sono da buttare, cioè se pensiamo a un utilizzo diciamo stazionario, perciò da accumulo, potrebbe avere anche molta più vita rispetto ai 3000 che qui sono citati, e noi certo. Tutt'oggi lo stiamo sperimentando proprio su sistemi AGV, cioè sistemi a guida automatica, che si vanno a ricaricare automaticamente, perciò dove usiamo una profondità di scarica ridotta e proprio sfruttiamo molti più cicli anche di quelli che sarebbero i nominali. Bene, io un altro punto che mi piaceva guardare, sempre rimanendo su questa notizia, è che la ricarica, qua parla di da 10 all'80%, perciò un 70% di ricarica in 33 minuti. Cosa che sull'LFP non, è sempre stata un po' denigrata, un po' per le densità energetiche che però sono migliorate tanto negli ultimi anni, e un po' per le basse prestazioni in C-Ray, cioè la potenza che riescono a ricevere e ad erogare, mentre qui sono riusciti ad avere un ottimo compromesso, direi. Il compromesso poi è quello che si cerca per fare il qui and ora. Questa settimana, Marco, Alan, è la settimana del qui e ora. Infatti avrò la fortuna di fare una bella chiacchierata con l'amico Armaroli in questi giorni, quindi parleremo proprio di quello che è la crisi energetica. Lui ha scritto un libro che dice non abbiamo proprio più tempo, no? Quindi noi dobbiamo avere pronta in batteria, ed è proprio il caso di dirlo, tecnologie che sono pronte qui ed ora, non fra 20 anni, 30 anni, perché non abbiamo il tempo di aspettare quei tempi lì, come non abbiamo il tempo di dare spazio ad altre tecnologie che devono ancora richiedere la sperimentazione. Dobbiamo utilizzare quello che funziona, e industrialmente le batterie che abbiamo visto finora sono già belle che diffuse. E qui che cosa abbiamo? Per chi non lo vede, vediamo un braccio robotico di colore rosso. Sì, che sembra in realtà un robot di saldatura che poco c'entra con la notizia, sì. Però non so se la vuoi commentare tu, Alan. Vai, Alan. Sì, diciamo la figura c'entra poco, si parla di machine learning applicato allo studio dei modelli di invecchiamento delle batterie. Quindi machine learning, che è una branca dell'intelligenza artificiale, non è una novità che si voglia applicare, oggigiorno un po' a tutto, però anche le batterie sono sicuramente una cosa importante, è un tema in generale su cui c'è sviluppo su tutti i fronti, ma in particolare per le batterie uno delle difficoltà è che hanno già ad oggi una vita molto lunga, in termini di cicli, di anni, e nonostante questo sono sistemi complessi che risentono in vario modo delle condizioni di utilizzo, di ricarica, di temperatura, però combinare tutte queste cose è difficile con i metodi tradizionali di test che si basano su prove di laboratorio nelle varie condizioni e nella costruzione di modelli matematici fatti che riassumono i dati acquisiti in laboratorio, che richiederebbe tantissime prove che durano tutte anni e anni. Invece con il machine learning e altre tecniche di intelligenza artificiale ci si propone di dedurre alcuni dati, avendo meno dati di laboratorio, e dedurre quelli mancanti per avere dei modelli più completi, e non solo con le prove di laboratorio, ma anche magari con i dati raccolti dalle batterie sul campo, che sono sicuramente un laboratorio ampio e gratuito da certi punti di vista per i produttori,
qua sfruttando anche le tecnologie di trasferimento dati di nuova generazione, è possibile in realtà apprendere il comportamento della batteria analizzando moli di dati provenienti dalle stessi veicoli che circolano. E quindi accrescere la propria comprensione di cosa succede all'interno anche man mano che le batterie lavorano. Sì, diciamo che il risultato qual è? Che si può in realtà mandare, quello che si sta facendo sull'automotive è mandare tutti questi mole di dati sul cloud, viene gestito da un'intelligenza artificiale e viene rimandata, in vettura dei cambio parametri per aumentare la vita. Magari se abbiamo delle macchine molto stressate, usurate, temperature alte, perciò si può andare a ridurre magari leggermente la velocità di ricarica o la potenza erogata per mantenere la vita utile della batteria, oppure solamente conoscere meglio quello che può essere la fine vita. Sei molto, Dani. Interessanti, veramente interessanti, ragazzi. Qui, come ripetiamo tutte le settimane, appuntamento ogni lunedì proprio per parlare di Battery Weekly, fare un po' il punto della situazione sulle tecnologie e le chimiche, ma avete la fortuna di avere a disposizione 2 tra i massimi esperti italiani e di una bella eccellenza italiana di batterie. Quindi in questo momento, se siete d'accordo, Marco e Alan, io aprirei il palco, quindi significa che chi vuole fare delle domande, ad esempio io inviterei a parlare la nostra bionda della bionda del teslista, la Ionina, se hai voglia di fare una domanda, sei la benvenuta. In più andiamo a leggere quelle che abbiamo selezionato, che ci sono un bel po' di domande sicuramente interessanti da andare a vedere. Ne selezioniamo alcune, sappiatelo, non possiamo selezionarle tutte. Idem, ragazzi che ci seguono su Telegram, se volete fare una domanda alzate la mano, vi apro il microfono. Bene, allora partiamo da una cosa che ovviamente ha suscitato un pochettino l'interesse, è quella relativa proprio all'estrazione, a questo mining oceanico, no? In fondo al mare, e si chiede come influisce questo metodo sul mare. A lungo andare può danneggiare, premesso che si stanno facendo ancora gli studi, attenzione, non è ancora una cosa in essere industrializzata, si stanno facendo ancora gli studi di impatto. Sì. Voi cosa pensate? Sicuramente bisogna valutarlo in modo molto attento. Nonostante si tratti fondamentalmente di raschiare raccogliere il materiale sul fondo e liberare lo scarto, già questo leggevo nell'articolo può voler dire creare delle nuvole di argilla che anche solo quelle, per quanto siano materiali che già sono presenti sul fondo, però innalzare questi polveroni che chissà per quanto si espandono nel mare potrebbero influenzare la fauna. Si diceva anche che l'ecosistema sottomarino tendenzialmente è poco resiliente, usando questa parola anche questa di moda, che essendo là sotto isolato solitamente non avvengono grossi cambiamenti, quindi magari sono anche più delicati gli ecosistemi. Sì, che citiamo proprio anche in questo articolo, viene riportato un report che Greenpeace ha fatto su Deep Trouble, proprio perciò sicuramente bisogna tenere alta l'attenzione per fare le cose fatte bene perché è fondamentale. Sì, assolutamente. Domanda da Instagram: pensieri sulle batterie 4680? Giustamente. Quindi ripetiamo chi vuole usare, chi ha presentato lo standard 4680. Sì, 4680 è il nuovo standard, o meglio, che Tesla vorrebbe far diventare il suo nuovo standard, anche se attualmente non è ancora in produzione, se non magari qualche prototipo preliminare, ed è una cella cilindrica con dimensioni maggiori rispetto a quelle utilizzate di solito, che sono le 18650 o le 21700. È qualcosa di interessante. Cosa ha fatto Tesla? Si sta avvicinando un po' alle altre tecnologie, perciò allargando un po' la densità della cella e le dimensioni della cella,
pensa di migliorare appunto sia le performance di densità sia le performance diciamo di energia erogabile, proprio anche ha fatto vedere diciamo i terminali, aumentare la superficie di contatto dei terminali per proprio far passare per poter far passare più energia, avere meno resistenza interna della cella, perciò portando miglioramenti. Sì, è sicuramente, tra virgolette, strano, cioè quantomeno è apprezzabile il fatto che hanno inventato una nuova dimensione che nessuno probabilmente aveva pensato prima. Poi l'altra cosa interessante è che anche loro stanno passando dal cella modulo pacco al cell to pack, cioè creare un pacco batterie autoportante che abbia diciamo meno materiale inutile possibile, perciò tutto è studiato appositamente per mettere solo il necessario alla funzionalità della macchina. Non so Alan se hai qualche altro commento su questa cella. No, sì, l'unica cosa che aggiungerei è sul raffreddamento, diciamo, era già ben noto che le celle cilindriche si raffreddano più efficacemente dai poli piuttosto che dalla superficie, mentre Tesla ha sempre raffreddato sulle superfici con le celle più piccole, però è vero che se la cella ha un diametro piccolo anche raffreddare dalla superficie, insomma, c'è poco, anche gli strati più interni non sono lontani dalla superficie. Passando a questo formato con diametro maggiore si è vista costretta a cambiare sulla tecnologia anche di raffreddamento, raffreddando dai poli, il che rappresenta comunque anche non solo una costrizione ma anche un miglioramento tecnologico. Quindi sì, diciamo che Tesla comunque direi che se non vado errando ormai è rimasta l'unica casa che sta proseguendo la strada delle cilindriche, o sbaglio? Perché Volkswagen è passata alle pneumatiche. Sì, esatto, Sì, le pneumatiche vanno per la maggiore, vero? Oppure pouch, che LG è sulle pouch, però insomma le cilindriche ormai è portato avanti direi solo da Tesla. Sì, esatto. E tra l'altro proprio su questo trend di chi sta usando cosa, una delle domande chiede: ma l'ID1 e l'ID2 che batterie monteranno Volkswagen? Bella domanda. Guardando il trend di mercato, diciamo se saranno vetture entry level è facile pensare che possono essere proprio delle litio ferrofosfato, LFP, esatto. Ricordiamo la notizia di cui abbiamo discusso la settimana scorsa, magari aspetta che ricondivido lo schermo che ve lo rifaccio vedere. Sì, eccoti qui. Aspetta, eccola qua. Ci sono. Qui è proprio fatto vedere la sua, teoricamente la gamma che vogliono fare, mantenendo lo stesso formato prismatico, creare proprio diverse tipologie di celle in funzione delle applicazioni, diciamo da quelle più entry level, magari con meno richieste di performance, a quelle effettivamente con più performance. Perciò sì, probabilmente sarà litio ferrofosfato. Bene, abbiamo praticamente visto un po' tutte le domande, le abbiamo un pochettino ovviamente condensate. Se c'è qualcuno anche su Clubhouse che vuole dire qualcosa, alzi la mano, altrimenti taccia per sempre. No, scherzo, altrimenti vediamo che sono le 18:38 con la nostra sigla. Speriamo di avervi dato un pochettino di informazioni. La nostra è un appuntamento abbastanza tecnico perché c'è bisogno di entrare nel dettaglio. Ci sono tante persone interessate a vedere i dettagli di chimiche, tecnologie e via dicendo. Avete Alan e Marco e una settimana per mettere insieme un po' di domande magari, perché vi daremo 5 minuti sempre di Q&A alla fine della nostra live. Grazie veramente a tutti. Marco, Alan, grazie della vostra professionalità come sempre. Trovate questa live sui canali YouTube che come vedete scorrere qua sotto, quindi la potete andare a rivedere, potete andare a fissare dei momenti o degli interventi interessanti o magari anche scrivere le vostre domande. Ricordatevi di seguire pagina, canale, in modo che vi arriva anche tutti gli aggiornamenti su quello che succede nelle settimane. C'è addirittura c'è questo, vediamo se ve lo riesco a mettere nei banner così lo potete vedere e vi rimane. Potete andare a vedere all'interno del sito proprio di Flash Battery, eccola qui, la Battery Weekly, e quindi nella Battery Weekly trovate un pochettino quello che succederà quando ci vedremo, su quali canali soprattutto ci potremo vedere. Ragazzi, grazie di tutto.
Buona serata a tutti. Buona batteria a tutti quanti, buona settimana. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.